E se ti dicessi che il tango, una cultura viva da oltre 150 anni, sopravvissuta a rivoluzioni, scandali e trasformazioni di ogni tipo, è stato cambiato per sempre, perlomeno nel modo in cui il mondo lo avrebbe visto, da qualcosa che è durato appena 5 minuti? Non succede a Buenos Aires, non succede in una milonga e non succede neanche in un caffè. Succede davanti a una macchina da presa nel 1921 in un film muto. Una singola scena diventa uno spartiacque segnando un prima e un dopo. Prima il tango è un ballo popolare argentino e, grazie a Parigi, anche europeo. Ma resta lì. Dopo quel film incassa cifre enormi, il suo protagonista entra nell'Olimpo delle grandi star e il tango esplode definitivamente a livello mondiale, cambiando per sempre il modo in cui verrà visto nel bene e nel male. Perché quella scena non si limiterà a raccontare il tango, ma lo trasformerà. Io sono Fabrizio Tomei e questo è Royal Black Swan. Bentornati nel lato oscuro del tango. Per capire davvero come sia possibile che la più grande rivoluzione del tango sia avvenuta in appena 5 minuti di pellicola, bisogna fare un passo indietro. All'inizio del Novecento il tango è già uscito dai quartieri popolari di Buenos Aires, ha già iniziato a circolare nei caffè, nei teatri e soprattutto ha compiuto il suo primo grande salto internazionale. Parigi. Parigi amplia enormemente la diffusione del tango, gli dà prestigio e lo restituisce a Buenos Aires sotto una luce nuova. Ma è importante capire una cosa. Il passaggio da Buenos Aires a Parigi non rende il tango improvvisamente un fenomeno di massa. Lo rende visibile, lo rende di moda, ma non lo rende accessibile a tutti. Perché il tango che arriva in Europa all'inizio del Novecento entra nei salotti, nei teatri, nei luoghi della mondanità. È un tango frequentato da chi può permetterselo. Chi lavora tutto il giorno, operai, sarte, artigiani, domestiche, magari ne vede le locandine, ne sente parlare, ma non lo vive. Non ha il tempo e spesso non ha neanche il denaro per accedere a quei luoghi. E questo è un limite perché a questo punto il tango resta ancora qualcosa che si può conoscere solo dal vivo. Bisogna esserci, vederlo, incontrarlo. Non basta Parigi per trasformarlo in qualcosa di davvero globale. Per diventare universale, il tango ha bisogno di qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa che costi poco e che allo stesso tempo abbia una potenza tale da arrivare dovunque e da chiunque. Quel qualcosa è il cinema. Con il cinema il tango diventa riproducibile, diventa immagine. Diventa qualcosa che milioni di persone possono vedere senza essere mai state a Buenos Aires, anzi senza essere mai uscite dalla propria città. Nel 1921 viene girato negli Stati Uniti, sotto la regia di Rex Ingram, il film I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, tratto dal romanzo di Vicente Blasco Ibáñez. È un film di guerra, drammatico, pensato per un pubblico americano. Ma al suo interno compare una figura che rompe completamente questo equilibrio. Julio Desnoyers, un giovane argentino-francese presentato come una sorta di gaucho moderno che porta con sé un mondo più libero, più sensuale e più ambiguo rispetto alla rigidità borghese dell'epoca. Per rendere ancora più marcata la distanza fra il protagonista e la società rigida dei suoi ospiti, si decide di inserire una scena in cui Julio balla un tango. È una scelta di sceneggiatura, non un documentario. È una scena ideata per mostrare il suo carattere, la sua passionalità, la sua pericolosità seducente. E per farlo viene scelto quello che diventerà il divo per eccellenza di quegli anni, Rodolfo Valentino. Valentino viene scelto come protagonista in parte perché è già una star nascente, in parte perché il suo corpo e il suo volto incarnano perfettamente l'immagine del Latin lover che Hollywood vuole proporre.
La scena è ambientata in un locale malfamato del porto di La Boca, che, come recita la stessa didascalia del film, era un porto di ultima speranza e rifugio dei relitti dell'umanità. E qui avviene una cosa importante. Il tango, che nasce nei quartieri periferici di Buenos Aires, entra simbolicamente in uno spazio che solo apparentemente sembra poco rispettabile, ma ci entra trasformato. La danza che Valentino esegue non è il tango che si balla nelle milonghe, non solo perché è una versione costruita per il cinema, più ampia nei gesti, più lenta, più carica di intenzione drammatica, ma anche perché Valentino, che non sarà mai accreditato come coreografo, ma che avendo esperienza pregressa come ballerino influenza enormemente la scena, infila volontariamente elementi di un'altra danza in voga in quegli anni. La danse Apache, la danza degli Apache, che era un ballo nato negli ambienti criminali di Parigi all'inizio del XX secolo e che era in sostanza una forma di tango narrativo che simulava una lite brutale fra un protettore e una prostituta. Il tutto per impressionare il più possibile lo spettatore. I movimenti sono pensati per essere visti, non per essere vissuti. L'abbraccio è più aperto, i gesti sono più evidenti e c'è una componente teatrale molto marcata. Non è un errore, è una scelta, perché quella scena non deve documentare il tango, deve raccontare un personaggio e in questo senso funziona perfettamente. Il pubblico non vede soltanto un ballo, vede un uomo che seduce, che domina, che mette in crisi l'ordine sociale che lo circonda. E il tango diventa semplicemente il linguaggio con cui accade tutto questo. Ora, il punto interessante è capire cosa succede dopo. Piccola pausa nella narrazione per chiederti un favore concreto. Dietro a questi video c'è un lavoro enorme. Ricerca delle fonti, studio, elaborazione, scrittura e costruzione visiva e registica. Ogni episodio richiede moltissime ore di lavoro. Se apprezzi questo progetto e vuoi supportarlo davvero, il modo migliore è semplicissimo. Iscriverti al canale, lasciare un like e scrivere qua sotto un commento. Sono gesti piccoli ma fondamentali, perché aiutano l'algoritmo a capire che raccontare e diffondere la storia del tango ha un valore. Se deciderai di farlo, grazie mille, e se invece deciderai di non farlo, grazie mille comunque per essere arrivato fino qui. Quando il film viene proiettato, diventa subito un successo enorme. La scena di tango viene proiettata, ripresa e riguardata e diventa molto rapidamente uno dei simboli stessi del film. E in effetti lo è ancora oggi. Ma il punto non è solo il successo cinematografico, è che in quel momento il tango argentino compie un passaggio decisivo, perché è lì che esce dalla periferia portegna e diventa davvero qualcosa di internazionale. E lo fa in un modo completamente nuovo. Non attraverso una milonga, non attraverso un'orchestra dal vivo, ma attraverso un'immagine, attraverso il corpo di Rodolfo Valentino inquadrato dalla macchina da presa. Da quel momento il tango entra nell'immaginario collettivo e diventa un fenomeno di massa mondiale. Si fissa un'immagine molto precisa, il tango come danza della passione, del rischio, quasi del peccato. Ed è un'immagine estremamente efficace, perché è semplice, chiara e soprattutto è facilmente esportabile. Negli anni '20, fra Europa e Stati Uniti, si sviluppa quella che gli storici chiamano una vera e propria tangomania. Si aprono scuole, si codificano versioni semplificate, nascono forme di tango da sala e da spettacolo. In molti casi però il riferimento visivo non è più Buenos Aires, è Valentino. Ed è qui che nasce una prima frattura, o la seconda se contiamo Parigi. Perché mentre il mondo, soprattutto l'Europa, costruisce il suo tango, più scenico, più codificato, in Argentina il tango continua ad evolversi per conto suo. Nelle milonghe, nei cabaret, nei teatri si sviluppa uno stile sempre più complesso, sempre più raffinato, che però non ha nulla a che vedere con ciò che si era visto in quel film. La musica cresce con figure come Carlos Gardel e con le innovazioni orchestrali di Julio De Caro. Il ballo rimane un fenomeno sociale basato sull'improvvisazione, sull'ascolto, sul contatto. E i ballerini argentini, quando vedono Valentino, lo capiscono subito.
capiscono che quello non è il loro tango e di conseguenza la loro reazione è ambivalente. Da un lato riconoscono che il tango è arrivato sul grande schermo, che il mondo ora lo conosce e questo è un vantaggio, un'occasione di riconoscimento. Dall'altro però prendono le distanze, perché quella non è una rappresentazione fedele. La maggior parte dei ballerini considera quella scena una caricatura, troppo teatrale, troppo costruita, troppo pensata per uno spettatore. A loro non importa che il film abbia un proprio linguaggio. Il tango per loro non è fatto per essere guardato, è fatto per essere ballato. C'è poi un problema di ordine storico che non passa inosservato. Nel film il personaggio interpretato da Valentino viene presentato come un gaucho. Veste da gaucho, si muove come un gaucho e balla tango. Ora, nel contesto del film c'è anche una giustificazione narrativa. Si tratta di un travestimento temporaneo che compare solo in alcune scene, prima che il personaggio torni agli abiti eleganti tipici degli anni '20. Ma il punto non è questo. Il punto è che è quella l'immagine che arriva al pubblico, e quell'immagine è chiara. Il tango si balla così. Ma questa è una forzatura evidente, perché il gaucho storicamente non ballava il tango. Al massimo da quella figura, nel tempo, nascerà un altro personaggio destinato a diventare centrale nel tango delle origini, il compadre, di cui abbiamo già parlato. Ma a questo punto siamo già in una fase diversa. Eppure questa cosa del gaucho che balla il tango, pur essendo profondamente antistorica, avrà conseguenze anche molto concrete nel mondo dei caffè e dei cabaret europei. Conseguenze che agli artisti argentini non piaceranno affatto, ma di questo parleremo un'altra volta. E tuttavia, ed è qui il punto decisivo, anche in Argentina quella scena produce qualche effetto. Non sul piano tecnico, nessuno comincia a ballare come Valentino, ma sul piano simbolico, perché costringe gli stessi argentini a interrogarsi su cosa sia il tango, a definirlo, a difenderlo. In qualche modo la versione falsa del tango contribuisce a rafforzare la consapevolezza di quello vero. Si crea così una distinzione sempre più netta. Da una parte il tango da spettacolo, da cinema, da esportazione. Dall'altra il tango delle milonghe, dei quartieri, della pratica quotidiana. E questa distinzione accompagnerà tutta la storia successiva del tango. Se si guarda nel lungo periodo, la scena di Rodolfo Valentino non cambia il tango nel modo in cui si balla. Non introduce nuovi passi, non modifica la tecnica, ma cambia profondamente il modo in cui il tango viene percepito e soprattutto lo trasforma in un mito. Un mito che ha una forza enorme perché, da quel momento in poi, per milioni di persone, il tango non è più un'esperienza concreta. È un'immagine, un uomo e una donna, tensione e conflitto, qualcosa che sembra sempre sul punto di accadere. E questa immagine, anche se nasce da una semplificazione o, se vogliamo, da una deformazione, è quella che permette al tango di diffondersi davvero in tutto il mondo. In altre parole, quella scena non è il tango, ma senza quella scena, probabilmente, il tango non sarebbe diventato quello che conosciamo oggi. E soprattutto, lo avrete capito, quella scena può essere considerata una sorta di punto zero. Il momento in cui nasce, in forma embrionale, un altro modo di intendere il tango. Uno stile diverso, separato. Quello che oggi chiamiamo tango e scenario. Nonostante ci fossero almeno già altri 2 film che ritraevano il ballo rioplatense, al di fuori dell'Argentina la scena di tango di Rodolfo Valentino è rimasta a lungo nella memoria collettiva come la prima grande apparizione del tango sullo schermo. La si ritrova nei manuali di storia del cinema, nei saggi sul tango e anche negli studi sull'immaginario culturale del Novecento. È in questo senso un episodio imperfetto ma decisivo. Un momento in cui il tango esce dal quartiere e comincia a parlare al mondo. Ma a questo punto sorge una domanda. È ancora così? Quella scena è ancora oggi il riferimento principale? La risposta è no. Non perché sia stata dimenticata, ma perché col tempo l'immaginario cambia. Altre immagini prendono il suo posto, altri corpi, altri sguardi, altri film. E ancora una volta succede qualcosa di curioso.
Il tango torna ad imporsi nell'immaginario collettivo attraverso un film che anche in questo caso non parla davvero di tango. Un film in cui il tango di nuovo non è quello delle milonghe, ma che riesce a restituirne con forza straordinaria la tensione, l'emozione e il senso profondo, oltre a vantare il tango più famoso del mondo. È lì che, per i molti che non lo ballano, il tango assume una forma nuova, nel corpo di un altro attore. Stiamo parlando ovviamente della scena di ballo di Al Pacino in Profumo di donna, ma anche di questo parleremo più avanti. La storia quindi non finisce qui, perché quello che abbiamo visto con Rodolfo Valentino non è un caso isolato, è un meccanismo. Come abbiamo visto, il tango ogni volta che incontra il mondo cambia forma, si adatta, si trasforma e ogni volta lascia dietro di sé sempre lo stesso interrogativo. Quello che stiamo guardando è ancora tango o è qualcos'altro? Io vi lascio con questa domanda e vi invito a dirmi la vostra qua sotto nei commenti, tanto vi leggo tutti. E se questo video ti ha fatto venire voglia di vedere con i tuoi occhi i 5 minuti che hanno cambiato per sempre il modo in cui il mondo avrebbe guardato il tango, ti lascio la scena di Valentino qui a destra. Io sono Fabrizio Tomei e questo è Royal Black Swan. A presto.